Buonasera, benvenuti a Riconnessione in Corso, siamo al 6º appuntamento, l'ultimo prima dell'estate. Con me c'è sempre Giovanna Vessia, interprete LIS, e ringrazio tantissimo della sua presenza, nobilita in maniera forte questo evento ogni volta. E do il benvenuto anche al presidente AIAP Marco Tortoioli Ricci. Buonasera Marco, buonasera. Buonasera Guido. E anche, ben trovato. E anche a Cristina Chiappini, colonna portante di questa rassegna, la terza volta che Cristina cura il talk e introduce l'ospite. Grazie Cristina e buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Cristina. Ciao. Do il benvenuto anche a Sabrina Sodaro, studentessa AIAP, che ci aiuterà questa sera per la traduzione. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. E non lo vedete, ma come sempre alla regia c'è Loris Cometa, senza il quale non sarebbe possibile creare questo evento online, che lo ringrazio tantissimo. E do anche il benvenuto in diretta da Berlino a Anja Lutz, che è questa sera con noi. Hi Anja. Ciao, buonasera. Buonasera. Benvenuta, è veramente un onore, un piacere averti con noi questa sera. E passo la parola adesso a Marco Tortoioli Ricci per l'introduzione. A te Marco. Grazie Guido. Allora, sono molto contento una volta ancora di poter introdurre questo ciclo preziosissimo di incontri che i nostri amici di Roma e del Lazio hanno programmato e che come AIAP, a cui come AIAP diamo casa. Quindi è un bellissimo incontro, e stasera l'incontro a mio avviso è particolarmente interessante perché tocca un tema che come associazione ci è particolarmente caro, ed è in che modo si sposano la sperimentazione, il progetto, la nostra passione per esempio per l'editoria, la nostra passione per la dimensione anche più relazionale che il design può assumere quando riguarda la gestione di spazi espositivi, di spazi laboratoriali, in che modo riusciamo a mettere insieme le diverse anime che poi costituiscono il nostro lavoro, e anche a fare in modo che questo possa sostenerci. E farlo stasera con Anja Lutz, che devo dire una figura da questo punto di vista emblematica, perché riesce a far sposare tutti i suoi mondi, il mondo che dedica al design dei libri, al progetto editoriale, ma lei stessa è editrice e quindi si prende carico di pubblicare e gestisce questo spazio da cui è collegata oggi, che è anche, oltre che essere spazio libreria, è anche uno spazio di lavoro, ed è anche uno spazio che ospita esibizioni di artisti e quindi si occupa di curatela. Allora, tutti questi mondi sono Anja Lutz, e il suo lavoro è un po' quello di orchestrare anche la sovrapposizione e la reciproca contaminazione che c'è tra questi lavori. Una dimensione che per la ricerca e i temi su cui AIAP è impegnata proprio in questi mesi, e proprio in questo mese in particolare, con il ciclo di talk che stiamo facendo in triennale, e direi, come direbbero a Roma, come il calcio sui maccheroni. Quindi io lascerei Guido adesso la parola a Cristina perché ci introduca in modo più pertinente di quanto abbia fatto io la nostra ospite. A te Cristina, grazie Marco. Sì, salve a tutti. Allora, io ho preparato una piccola presentazione su Anja, voglio condividervi queste immagini e video anche. Dunque, non so se si vede adesso. Sì, si vede. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Cristina Chiappini, sono una socia storica AIAP, sono una graphic designer e media designer e docente. Questa sera è qui con noi, come hanno già detto, Anja Lutz. Anja vive a Berlino, è una book designer ed editore,
Anja trae ispirazione e idee da fonti inaspettate e scambi con altre persone o altri territori del graphic design. Anja ha studiato al London College of Communication e in Olanda a Maastricht alla Jan van Eyck Academy. È stata visiting professor all'Università Americana di Beirut e design fellow all'Academy Schloss Solitude, una residenza di artisti internazionale e transdisciplinare. Anja è fondatrice della piattaforma di pubblicazione sperimentale Shift, che comprende 17 pubblicazioni finora e che hanno vinto numerosi premi e sono state presenti in vari festival e mostre, tra cui il Vitra Design Museum, la Biennale di Design di Saint-Étienne, la Biennale del Design di Brno e Bangkok Design Festival. Anja è anche cofondatrice e art director di The Green Box Art Edition, un editore di libri d'artista, e il suo lavoro è caratterizzato da un'eguale passione tra arte contemporanea, il design sperimentale e i libri stampati, fondendo tutti questi aspetti in libri d'arte concettualmente e visivamente molto forti. AZ è appunto questo luogo che ha fondato a Berlino, è un suo spazio per la progettazione grafica sperimentale e che ci presenterà questa sera, dedicato a sviluppare mostre e promuovere idee e progetti in cui il design grafico va oltre i confini ed esplora le sue sfaccettature più non convenzionali e sperimentali. Lo spazio ospita anche talk, workshop e altri eventi in collaborazione con designer da lei invitati, iniziative e collettivi e istituzioni da tutte le parti del mondo. Ed ecco a voi Anja Lutz. Grazie Cristina. Prego. Anja, it's your turn. Hi, well, first of all, thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here. And hello from Berlin, and congratulations on the Italian championship title. So great, we were all watching yesterday, we were all for Italy, of course. Thank you. So I was already saying you must all be very hangover, but anyway, great to see you all here. Okay, I'm gonna. Huh? Non so se Sabina vuoi... Innanzitutto grazie a tutti per l'invito ed è un piacere essere qui e con l'occasione ci complimento a tutti per la vittoria di ieri sera. Quindi grazie a tutti. So I'll start my presentation. So. We see you. So good, great. I don't see you, so I'm kind of talking into the void, but please interrupt whenever there's anything going wrong. Ok. So I'm a book designer, and if you still see the frame of me where I'm sitting, then behind me you see a number of the books that I designed and that were published within the context of the Green Box Publishing House. E sono una designer di libri e se riuscite ancora a vedere la mia schermata potete vedere dietro di me alcuni dei libri che ho progettato per la Green Box, che sarebbe la casa editrice di cui sono cofondatrice. And in this little sliding image you also see books that I designed, some aspects of them. E nel video potete vedere alcuni dei libri che ho progettato e degli aspetti della loro progettazione. I love every aspect of books, and I love maybe the obvious aspects that most designers love. I love typography, I love working with images, the design concepts and the material nature of books such as paper, binding, etc.
E io amo i libri e amo ogni aspetto della loro progettazione, quindi la tipografia, ma anche lo stesso materiale con il quale sono prodotti, quindi anche la carta stessa. And I love the maybe less obvious aspects of books, which is talking to editors, authors, printers, image processors, bookbinders. E amo anche la parte quella un po' meno evidente della loro progettazione, quindi parlare con gli editori, parlare con coloro che la devono stampare e con tutte quelle persone che poi vengono dopo nella progettazione, con gli artisti e gli scrittori. And I love to draw from their knowledge and to learn from them. And in the process, to develop ideas for books that actually I hadn't previously thought about. Amo anche il dover pensare a concetti che magari non sono stati pensati in precedenza. And I love to talk to the artists, and I love to visit them in their studios and understand their work and their art and their mission. And the concepts I develop for the books very much draw from all these aspects, information and input that I receive. Amo parlare con gli artisti, visitarli nel loro studio e vedere tutta l'idea che c'è dietro al loro lavoro, in modo che poi posso incorporarla nella progettazione del libro. Basically, I've always been interested in other disciplines. And I've always been interested in exchanging ideas and collaborating. And I think this is an amazing aspect of graphic design, that in fact there is so many ways in which we have to and can collaborate. And I think it's a really fantastic privilege and then also a never-ending source of inspiration for me. Amo dialogare, amo quando c'è uno scambio di opinioni e penso sia una parte fondamentale del graphic design e soprattutto una cosa che mi ispira molto nel lavoro. So this pan goes on even longer. I just take you to the end. Since it's chronological, we started with very early projects and now we arrive at more recent ones. Iniziamo partendo dai più recenti per poi andare man mano indietro. Right after I graduated from the London College of Printing, today it's London College of Communication, that already says a lot. I moved to Berlin and I founded an experimental publishing project called Shift. Ho fondato questo progetto sperimentale di pubblicazione di nome Shift. Sì. And the idea of Shift was always based on collaboration. So we invited people from the most different backgrounds and disciplines, including, artists, graphic designers, writers, musicians, cooks, hairdressers, whatever you want, to actually collaborate on monothematic publications. L'idea dietro a Shift è sempre stata quella della collaborazione, quindi ha comunque avuto modo di incontrare artisti con background e idee diverse in modo da poterle poi inserire all'interno di questo progetto. So within the context of Shift, we kind of created a big playground for experimentation. And we published very, very diverse publications, as you can see on this slide. And we published projects such as a poster collection, a video game, a board computer game, an unusual lexicon, a public art project, and many more. E questo ha fatto sì che potessero pubblicare
opere comunque molto diverse tra loro, come anche lessici, ma anche opere riguardanti i videogiochi e quindi di tutti gli argomenti anche molto diversi tra loro. In fact, the last project was This Should Be Made Public, that you see on the left, and this is more than 10 years ago, and it was Christina who also exhibited it in, Christina, where was it? In Chaumont or Arles, somewhere. Anyway, we'll talk about that later. E uno dei progetti è quello che vediamo a sinistra, This Should Be Made Public, quindi questo dovrebbe venire fatto pubblico, e che fu proprio Cristina ad esibirlo in un posto che poi vedremo. So 10 years after that last publication, I founded a space for experimental publishing design called A to Z here in Berlin. E 10 anni dopo quella pubblicazione fondò questo spazio dalla alla Z là a Berlino. And here you see kind of the front view from the street. And A to Z is mainly what I want to talk to you about tonight. E questa è la visuale dalla strada ed è anche l'argomento principale di cui ci vuole parlare questa sera. So A to Z. I just go through the fundamental ideas of A to Z. So one being A to Z wants to expand the territory of graphic design by rethinking its limits and challenging traditional perceptions. L'obiettivo quindi dalla A alla Z è quella di espandere il territorio del graphic design facendolo nel ripensare appunto le percezioni tradizionali e i suoi limiti. So I even like to challenge the idea of specialization and professionalism, which I'm very doubtful of, as I really like kind of us, as I believe this idea of professionalism makes us into just tiny little functioning parts of a market-driven system. E in questo modo vuole anche in qualche modo mettere alla prova il lato opposto, quindi la specializzazione in un ambito specifico, e vuole mettere alla prova questa cosa qua facendo l'opposto. A to Z wants to provide an interdisciplinary or provides an interdisciplinary environment where graphic design enters into dialogue with other areas, such as contemporary art, cultural research, and social engagement. E dalla alla Z mette a disposizione uno spazio interdisciplinare dove il graphic design entra in dialogo con altre aree, come ad esempio l'arte contemporanea, la ricerca culturale o ad esempio l'opinione pubblica. So what I'm interested in are the overlaps from graphic design with other disciplines. So where does this, the borders with science, with activism, with politics, with performance, with music, all these areas that kind of we can reach out from graphic design. E quindi vuole mettere in contatto il graphic design con altri argomenti anche lontani da loro, come ad esempio l'arte, la politica, la musica, e li vuole tutti mettere in contatto col graphic design. Because how can what we do make any sense if we don't kind of connect it to everything around us? Perché quello che facciamo ha senso se lo connettiamo a ciò che ci circonda. So what we do at A to Z is we invite a very diverse range of collaborators, designers, to create works that reach beyond the applied realm of graphic design
and explore its more unconventional and experimental facets. Quello che facciamo dalla A alla Z è quindi invitare una serie di artisti che esplorano il graphic design anche nelle sue parti un po' più unconvenzionali. Because as you might be aware of, that kind of more experimental, I call it experimental, I know it's a problematic word, but the more experimental graphic design is not perceived and shown in an art context. But it's also not really perceived and shown in a design context. Like a design museum, they want your very applied and very often very commercial design work, rather looking into what graphic design in our case can also be. Questo perché appunto il graphic design sperimentale, nonostante sia magari una parola un po' difficile, sperimentare, magari delle volte non viene considerato né arte vera e propria, ma neanche design, dove magari cercano cose un po' più convenzionali. So I want to take you on a little tour of some of the projects, a selection of the projects that we've done and shown and presented here at A to Z. Vi voglio quindi portare a vedere alcuni dei progetti che abbiamo presentato qua dalla A alla Z. Literally the first exhibition we'd shown was by Anja Lutz, a Berlin-based graphic designer typographer, and her project was called Library of Shapes, Texts and Structures. E la prima mostra fu di Anja Lutz, un tipografo e graphic designer, e la mostra si chiama appunto Libreria di forme, testi e strutture. And here's a view of this first exhibition. It consisted out of these multicolor hand offset prints. I'll tell you a little more about it in a minute. And it consisted of the library. E la mostra comprendeva queste stampe molto colorate stampate in offset. So the library is what you see in the foreground. It's more than 4,000 pages of Anja Lutz's personal design library. E la libreria è quella che vedete qua in primo piano e contiene i libri di design di Anja Lutz. In it, she actually, her entire personal design library, she collects shapes, texts, and structures. And for this project, she has compiled them all. E in questa libreria Andrea ha inserito tutte le forme, le strutture, i testi e li ha resi, li ha concentrati tutti in un punto, questa libreria. So you see a really nerdily, like one of the many shape folders containing an order of circular shapes, square shapes, triangular shapes, crisscross shapes, polygons, etc. So really she organized it all. E qui vedete uno dei faldoni nei quali sono organizzate molto meticolosamente, ad esempio, le forme come cerchi, triangoli, quadrati e tutta una serie di altre forme. And inside you have black and white pages like this, where she, for example, triangular 3-spike shapes, she kind of ordered. And what's interesting, the way she systematized and ordered these shapes is by actually making them into fonts. So the A is a certain triangle, the B is another triangle, and so on. E i faldoni contenevano pagine come queste e ciò che le rende interessante è che suddivideva queste forme come un alfabeto, quindi ad esempio la A è un triangolo, la B è due triangoli e così via. So this is just very 6 examples of more than 4,000 pages of shapes, texts and structures.
Queste sono alcune pagine di forme, strutture e testi. Part of the project is also her own type design, one of the typefaces being a fish with different sans and serif versions and a beautiful back-slanted italic. E, una parte di questa mostra riguardava anche la tipografia, contenente anche caratteri graziati, bastoni e anche italic. So Andrea draws from her own personal design library and combines all these type, shapes, structures in these hand-printed offset prints, whereby all these different prints, it's only 11 different printing plates that are just by the way that they're combined with different colors and in different combinations create this incredible diversity of prints. Andrea usava appunto queste forme, strutture e lettere, tipografia per creare questi stampe fatte a mano, e la cosa curiosa è che per fare tutti questi poster ha usato sorry, how many did you say? 11 piastre. And it's Andrea Tines on the right. A destra c'è Andrea Tines. Another project is by the Australian design studio In Cahoots. They're a design studio who are very socially engaged and take their responsibility as graphic designers very seriously in as so far as they actually work for social causes and are very politically active as well. E un'altra mostra è stata dello studio di design australiano In Cahoots, che sono molto attivi socialmente e prendono il loro compito di comunicare molto in maniera molto importante, insomma, gli danno molta importanza. So the project they showed, New Anthems 6 Berlin, a new hymn for Germany, is linked to a series of projects they did on new anthems, where they were rewriting national anthems or maybe very popular sayings and songs. E il loro progetto, un nuovo inno 6 Berlino, ovvero un nuovo inno per la Germania, aveva come tema appunto quello di rielaborare inni o comunque detti famosi che si usano. And this is how it looked here in our space. What we did is we took the first sentence of the German national anthem. And Sabina, you also speak German, so I don't, you can translate it right away. Quello che hanno fatto qua è stato appunto prendere la prima parte dell'inno tedesco e l'hanno esposta in questo modo nella facciata dalla A alla Z. So the original first sentence of the German national anthem reads unity and justice and freedom for the German fatherland. Questa frase dice unità e giustizia per la madre, per la patria tedesca. And what we did is, or what In Cahoots did, is they substituted the word freedom and German fatherland with two those LED screens. E ciò che ha fatto questo studio grafico è stato sostituire la parola libertà e patria tedesca con questi schermi LED. And people could stand outside of this window, and on the right hand on the door, you see there was an instruction
and they could write a text message to a telephone number with 2 words to substitute the word freedom and German fatherland. E sulla destra, vicino alla porta, ci sono delle istruzioni. Scrivendo al numero di telefono che è segnato là, si potevano scrivere 2 parole con le quali poi sarebbero state sostituite appunto le parole libertà e patria tedesca. So every person passing by could rethink of what should this national anthem really say and what would I like this to express. Quindi ogni persona aveva la possibilità di pensare cosa voglio che dica l'inno tedesco e quindi dargli un'interpretazione. There was a very diverse submissions from political, serious to fun to silly, like, cheap rent for students or more beer for myself. Like, we had the whole range of contributions and inspirations for a new anthem. I contributi ricevuti spaziavano dall'essere molto seri, riguardanti la politica, ma anche cose comunque più scherzose, fatte magari dagli studenti o dai giovani, quindi hanno avuto una serie di risposte molto diverse tra loro. We had installed it using letters from the Buchstabenmuseum. That's the Museum of Letters here in Berlin. And all of you graphic designers in Italy, if you come to Berlin, do go and visit Buchstabenmuseum, which is a private institution that collects all these amazing letters from old shops or that have gone out of business from East and West Berlin. Dice che tutti noi graphic designer qua in Italia dovremmo andare a visitare il Museo delle Lettere di Berlino perché ha una raccolta molto interessante di lettere anche prese magari da vecchie insegne ormai fuori uso. Every contribution that people sent with their phones to activate the LEDs was archived in an online archive, and people got the link so they could also see their own contribution that was in fact shown directly on the LED as you were standing in front, and it would also enter this archive. E tutte le parole che dovevano andare a sostituire quelle dell'inno venivano, nel momento stesso in cui le si mandava il numero di telefono, venivano inserite all'interno di questo archivio che si poteva visitare attraverso un link e che mostrava le vari contributi mandati da tutti quanti. Now, the next project I want to show you is by the Rodina, titled When the Work is Done. Il prossimo progetto è di Rodina, Quando il lavoro è fatto. The Rodina is a couple originally from the Czech Republic living in the Netherlands, and they have worked a lot on one side thematically on the idea of work, what is work and what are the working conditions, and at the other side a lot with performance in graphic design. De Rodina è una coppia di origine della Repubblica Ceca che ora vive in Olanda e il loro tema riguardava il lavoro, quindi che cos'è il lavoro e le condizioni di lavoro, legato comunque a una performance. And the fact of the performance, that they think as graphic designers with performance and with game elements and performative elements, for me was very interesting. Ed era un'unione molto interessante il graphic design e gli elementi che comunque sono accomunati alla performance e ai giochi della performance. On the left, you see Teresa next to her Vit. The two of them are the Rodina.
And on the right is Jessica Dera, a performer who had joined them for their opening. E a destra c'è Jessica, che è una ragazza che li ha assistiti per la performance, e a sinistra invece la coppia di Rodina. So their exhibition, to quickly explain briefly, they put up worksheets on the wall and they developed a game whereby the visitors had to explain themselves in 3 words and send this again online to this big screen. E hanno creato un gioco nel quale le persone che visitavano la mostra dovevano esprimersi in 3 parole e describe themselves, right? Yeah. Si dovevano descrivere in 3 parole e queste poi venivano mostrate sullo schermo. Then they asked people to choose an adjective, think of a color, and put in that color in square number 1. That kind of game it was. E poi è stato chiesto ai visitatori di scegliere un colore, un aggettivo e ad esempio riempire con quel colore il quadrato numero 1. So Teresa, Jessica, and Vit would invite people to join, put on one of those fantastic color ponchos, and kind of play this game and kind of fill out these worksheets. Quindi Teresa, Jessica e Vit hanno invitato la gente a indossare uno di questi poncho colorati e partecipare al gioco. So on one hand, all the visitors became part of the performance. Quindi i visitatori sono diventati parte della performance. And it took me a while on that opening to start to understand that actually for them, it wasn't really about the game or the worksheets or anything of that. E quindi mi ci è voluto un po' per capire che per loro non era importante il gioco o la lista di parole. But it was really their way of connecting with people. Ma in realtà era proprio il loro modo di connettere con le persone. Talking, discussing on colors, on adjectives, on, it was just a way to get people to connect. E parlare di colori, aggettivi, comunicare con loro, era il loro modo di far connettere le persone. In a similar way, we decided on a different format also for their talk and presentation the following night. And we put together something that we called Agora. That wasn't a formal presentation, but something that actually was more like a marketplace, and everybody became involved in the talking and presenting. E hanno pensato qualcosa di simile anche per la loro presentazione e hanno quindi avviato questa iniziativa nel quale la presentazione è diventata quasi più un mercato nel quale la gente poteva parlare, comunicare e interagire. One part of the presentation was that people could write questions and stick them all over the space and their work. And that became part of a performative way of actually also answering questions and opening dialogues. Una delle cose che hanno fatto è stato scrivere queste domande su questi fogliettini e incollarle in giro per la sala per la presentazione, e questo ha contribuito a dare quella comunicazione tra le persone, far parte della performance di questa esposizione. Another project, we invited Niklaus Troxler, Tapeworks, and for those of you who know him, probably many of you know him, a very prolific Swiss graphic designer, poster designer. And he is in his mid-70s, so that's also interesting for us to invite people from very different age groups, backgrounds, and
places in their career. Niklaus Troxler è un designer svizzero e l'opera si chiama Lavori di nastro e questo designer ha più o meno 70 anni e questo comunque significa che per loro è anche importante invitare artisti non solo di idee ma di argomenti diversi ma anche di un range di età abbastanza vasto. Niklaus Troxler at some point had shown me his Tapeworks, which are really his personal little sidekick project that he just does for pleasure for himself while listening to music. E a un certo punto Niklaus mi ha mostrato questi lavori di nastro che sono un po' come il suo passatempo che fa ascoltando la musica e rilassandosi. And he's done many of them, and each one is interesting because it seems to follow its own little rule and system. Ne ha fatti molti e la cosa interessante è che ognuno sembra seguire le proprie regole. Niklaus Troxler is not only a famous graphic designer, but he's also the founder of a very important jazz festival in Switzerland, and he founded it in the 70s, and it is still ongoing. So jazz is another big passion for him. Niklaus non è solo un graphic designer, ma è anche il fondatore di un festival jazz in Svizzera, l'ha inventato negli anni 70 ed è una passione che continua a portare avanti. So when he showed me this work, we ended up discussing two things. First, I wondered about the fact that he always sticks to the same small format, and I asked him if he never really felt like he wanted to do this really big. E un'altra cosa che gli ha chiesto quando ha visto le sue opere è il come mai rimanesse fedele a questo formato molto piccolo e come mai non volesse fare qualcosa di più in grande. And Niklaus liked the idea, and for A to Z, for the first time, he actually started doing his tape work really big on the wall. E Niklaus apprezzò molto quest'idea e decise quindi di usare il muro per fare una delle sue opere con i nastri. And another thing that we talked about, we said, if music is so important for him, why shouldn't this also include some music? Because this is, so much part of his life and his identity. So he invited, for his performance, jazz musicians who performed while he continued working on his big wall. E un'altra cosa di cui hanno discusso è stata proprio la musica, ovvero che essendo la musica molto importante per lui, perché non inserirla anche questa nell'esposizione? E quindi Niklaus invitò proprio una band jazz per suonare mentre lui faceva la sua performance. And of course, when you invite someone so energetic and so engaged like Niklaus Troxler, even the vinyl writing on our window becomes obviously a very special little project. E quando incontri qualcuno che comunque si interessa e ha voglia di fare come Niklaus Troxler, allora a questo punto anche la facciata del negozio diventa un lavoro importante. Transitory Workplace 56 is a project by South Korean designer Na Kim. Sorry. Okay. Il posto di lavoro transitorio è un'altra delle mostre che hanno ospitato. And what Na did for this project, she actually put her workspace for 56 days into the space of A to Z, and she actually worked here. So it looked something like this when she was here, or like this. In questo caso l'artista per 56 giorni ha trasferito il suo luogo di lavoro all'interno
dello spazio espositivo, lavorando mentre la gente poteva guardarla. And this was, of course, also an interesting, if you so want, unintended, a bit of a comment on the pandemic situation, where we were all faced with the situation of the private becoming work, becoming publicly visible. So that was also linking into that situation. E questo è stato interessante anche e soprattutto per via della situazione di chiusura dovuta al Covid, quindi quando il luogo privato diventa pubblico, pubblico diventa privato, e quindi è stato quindi interessante vederlo sotto quest'ottica. So on the left wall, so Na kept changing the space, and on this left wall she kept adding to it. So this was like a growing piece that developed during the course of the exhibition. E l'artista continuava a cambiare lo spazio e continuava ad aggiungere elementi su questo muro, che è quello a sinistra, visto nell'immagine precedente. What was important for her is that she actually, being so public, that she would also kind of create a situation in which she could meet people, and people could meet her, mostly really on an individual one-to-one or two-to-one basis. E una cosa molto importante per lei era anche il confronto che poteva avere con le persone, quindi spesso si ritrovava faccia a faccia, 1 a 1 o 2 a 1 all'interno di questo suo studio a parlare e a comunicare. On the left side, you see the vinyl on the door, where she actually had the whole calendar of the 56 days, and she would also always put stickers, who she met, who was there, and what happened. E a sinistra si può vedere la porta dello spazio espositivo, sul quale l'artista aveva messo il calendario dei 56 giorni con chi veniva a trovarla, quando veniva e che cosa accadeva quel giorno. Feminist Findings was a project by the Liberation in Print, or the LIP Collective. And this collective actually formed during, it's also linked let's say in a positive way to the pandemic situation, in as so far as it was meant to be a workshop in Chaumont, organized by the festival in Chaumont, and it couldn't take place in real, but then had to go online. Un'altra esposizione trattava ritrovi femministi, i Feminist Findings, del collettivo LIP. Questo si sarebbe anche dovuto avviare in un workshop in un festival. Please remind me the festival name. Chaumont film, the Chaumont graphic design. Is it a biennial or a festival? I'm not quite sure. Il festival di graphic design di Chaumont, ma non si è potuto tenere e quindi si è dovuto fare online. Yeah. So the two designers invited were Common, the two Nina Paim and Corinne Giesel from Common Interest in Basel. They did the workshop, and because it was online, they had participants from all over the world, literally. I mean, from Australia, from Saudi Arabia, from Egypt, from Chile, from everywhere. Essendo che il workshop è stato fatto online, hanno potuto partecipare persone da letteralmente tutto il mondo, quindi Cile, Arabia, da ovunque. The subject of the workshop that they did online was feminist publications from, like, let's say 60s, 70s, 80s, the roots of feminist publications that all the participants researched, and each of the participants, they made the research in their respective places where they lived and worked. E la mostra trattava le pubblicazioni femministe, che era anche il tema del workshop, e ogni partecipante ha comunque contribuito facendo una ricerca riguardo a questo argomento dal posto da cui veniva.
And it was really impressive what they dug up, what they found out, what they compiled. And in the space at A to Z, we kind of put it together with all of them in a way that we wanted to kind of visualize this idea of research. How can you visualize the feeling that you walk into a space and it's so full of details and elements and audio and video, etc., that really kind of represents the idea of research. Quello che hanno svolto è stato un lavoro di ricerca enorme ed è proprio questo che hanno cercato di mostrare all'interno dello spazio dalla A alla Z, ovvero volevano proprio trasmettere l'idea di ricerca, quindi mostrando il materiale, i video e tutto ciò che sono riusciti a trovare. On the wall, you see page references, and they all relate to a fanzine that they had compiled, which then kind of explained all these projects and findings and researches in depth. E sono mostrate delle fanzine che comunque riguardano proprio questo argomento nello specifico, un po' più approfondito. And if you wonder that it always looks so nice and tidy on these pictures that our favorite kind of exhibition photographer takes, then this is of course how things here look when, when we install and create the exhibitions here. Lo spazio espositivo non era sempre così ordinato, queste foto sono state scattate durante la preparazione dell'esposizione. Or of course also during openings when we have a lot of people here, which for me is a very important part of A to Z, is also like providing a space where people meet, connect, exchange, get together, and there is this kind of, again, kind of communication and possible collaboration. Oppure queste sono delle foto durante l'apertura della mostra che rappresentano appunto una cosa molto importante dalla A alla Z, ovvero il incontrarsi, il comunicare a vicenda, che comunque è una cosa alla quale dà molta importanza. Connecting from A to Z was like our own little project that we did during the past months when we couldn't in fact have the proper exhibitions but had to kind of experiment with some online formats, smaller formats, and then we also created this project Connecting from A to Z. Connessione dalla alla Z è stato il loro progetto quando nei mesi precedenti non hanno potuto creare mostre che si potessero vedere dal vivo e quindi hanno dovuto loro stessi sperimentare. So what we did for this project, we invited designers, the ones who had already exhibited, other designers who we know and are involved with. And it was like a Chinese whisper, like one would get a letter, the letter B, and then the next person was asked to design the letter C, and then the next person gets the letter C and asked to design the letter B. So we created this whole alphabet. Hanno creato questo alfabeto chiedendo ad artisti che magari avevano già esposto, con i quali erano in contatto, e a ogni artista è stato chiesto di progettare, creare una lettera per creare questo alfabeto. So it was our way of connecting and staying connected with our fellow friends and designers. And this created it's a free font that can be downloaded from our website. Quindi è stato il loro modo di rimanere in contatto con i colleghi graphic designer ed è una font gratis, scaricabile. And we had them printed on yellow cardboard cubes, and you have to get used a bit to being able to read our alphabet. And we displayed it here in the space. So that was like our little exhibition during the closed weeks, that we would always kind of display different sentences that people sent us and put it here in the window. E per leggere questo alfabeto bisogna farci un po' l'abitudine
però hanno deciso di stamparlo su questi cubi gialli che poi durante le settimane di chiusura hanno esposto all'interno dello spazio espositivo, cambiando l'ordine e riarrangiandoli. So also here you see again Niklaus Troxler, who came with his wife and also made his own display of his favorite sentence, Das Ziel ist im Weg. Sabina, you want to... E questo è Niklas Troxler che è venuto con la moglie e con i cubi hanno creato questa frase che è la frase preferita di Niklas, che è l'obiettivo è nella via, è sulla strada. And on the left you see Antonia, a girl from the building who displayed a love passage to her mother. E a sinistra invece c'è Antonia, una ragazza di quell'edificio che ha arrangiato una frase d'amore e d'affetto nei confronti della madre. In Portuguese. In portoghese. So, and I'm coming to the most current, in fact, the current project that we're displaying here at A to Z at the moment. And this project is called Novo Typo of Great Berlin by Mark van Wageningen. And Mark van Wageningen is many of you might know him. He's very known for his work and research on multicolor typography. And here are two of the books that he had previously published. E adesso arriviamo alla mostra più recente che è in corso proprio adesso riguardo Mark Wageningen che sperimenta con la tipografia e i colori e questi sono i due libri da lui progettati. And Mark, for his exhibition here at A to Z, he's showing a project that he developed over the last months, which looked at the question, or the central question was like, how can a graphic designer become self-sufficient? E in questo momento, proprio alla mostra, sta esponendo un progetto che ha come tema centrale la domanda: come può un graphic designer essere autosufficiente? Which also stemmed from was also caused by the situation that we were all faced with, that suddenly things were out of supply, certain papers, inks we wouldn't get. And Mark was really starting to investigate, saying, how can I do this work as a graphic designer and be totally, totally independent of any outside suppliers or industry? Questa domanda è nata proprio dal periodo appena passato nelle quale era difficile reperire materiale e qualsiasi cosa e quindi si è posto proprio la domanda: come faccio in quanto graphic designer ad essere completamente indipendente? And I'm not going to say more because Mark is still here with us, and maybe we just want to switch to the other mode again, Guido. And Mark can actually say a few words about his exhibition himself, which is this workshop setup that you see in this image. Do I have to do something? I have to get out of that mode, right? E ora lascia la parola a Mark perché Mark è proprio presente là nello spazio espositivo e quindi potrà parlare lui stesso del suo lavoro. So, what do I do? Oops. Okay. So this is also the moment that I can show you not only the shelf in the background, but a bit the whole space. I do a little tour, a quick tour, before this is Mark. I'll come back to him in a second. I'll just show you a little bit what you've seen on all these pictures before. E questo è il momento in cui non dobbiamo più vedere solo la libreria dietro, ma anche il resto dello spazio espositivo prima di sentire Mark. And here is Mark, and like what you just saw, I think also in the picture now is his, shall I maybe also show this here now? The workshop, Mark basically brought his entire
Novo Tipo Off-Grid Self-Sufficiency Graphic Design Workshop Space to Berlin. And Mark, over to you. Thank you. Okay, so it's a great honor for me to be with you from Berlin to Italy. So what I basically did was that I am a graphic designer. I'm also very much interested in typography, so I became a type designer. I teach myself type design, and afterwards I became interested in color and typography. So I did some research into color, multicolored, and chromatic typography. And then I thought, okay, this is quite interesting. If I can make my own letters and I want to know more about color, then I should also make my own ink, because I really want to understand. Sorry. I'm sorry. I just motioned because Sabina has to translate it. Sorry. Mm-hmm. E Mark è un graphic designer ed è molto interessato nella tipografia e ha pensato appunto a come creare i suoi stessi inchiostri, quindi gli inchiostri per i suoi lavori proprio inventati da lui stesso. Okay, so when I thought I can make my own letters, then I should also make my own ink and paper. E quindi ha creato il proprio inchiostro, la propria carta. Because I was interested in the deconstruction of letters, I can want to have them out of each other, then I should also make my own ink. So I started to grow my own pigments from plants. E quindi ha iniziato a creare i propri pigmenti al fine di creare proprio gli inchiostri per i suoi lavori. And then I thought I can also make my own paper, because I need to find out how I can reconstruct paper. Sorry, can you repeat? So then I thought I need also to make my own paper, because I want to deconstruct how paper is made. E quindi poi ha pensato di dover creare anche la propria carta e ricostruire per vedere come è fatta la carta. Okay, and basically that was the entire research project. So I made a lot of testing, which you can see here on the background. And I also made my own printing forms to see what I was doing. So basically, during the pandemic. E quelli che vediamo dietro sono i suoi lavori fatti con il materiale prodotto da lui. And during the several lockdowns in the Netherlands, I was able to continue working. E durante il lockdown ha continuato a lavorare a questo progetto. Okay. And this means that I was, as a graphic designer, completely self-sufficient. E grazie proprio a questo, in quanto graphic designer, è diventato autosufficiente. Okay, and I understand that I can now not share with you the entire project. So fortunately enough, I wrote my research project and all the several ingredients to make your own ink, to make your own letters, and to make your own paper in a book which was beautifully published by Anja. So it was a very beautiful collaboration together with Anja. E quindi in questo libro ha inserito il proprio progetto, quindi gli inchiostri, i colori, le lettere e la carta che ha creato durante questo periodo di pandemia. And afterwards, and this is really the last thing, I noticed that when you print your own work with fonts like this, your hands can be really dirty from all the ink. So
And together with in Holland, people started in the beginning of the pandemic, started to stockpiling all things and hand sew. So then I thought, like, as an extra, I also make my own soap. Yeah, do the product placement. And everything is made in a very close proximity of our studio. Sorry, I didn't get the last part about the... Everything is made in a very close, in the city borders of Amsterdam, including ingredients and raw materials. Okay. In Amsterdam, you say? In Amsterdam, yes. Ok, quindi in Amsterdam ha trovato tutto il materiale grezzo per questo progetto. So basically what I'm trying to say is that if there will be another lockdown or another boat which will block the Suez Canal, it can no longer harm me anymore. I can continue with my work. Quindi quello che sta cercando di dire è che se dovesse succedere qualcosa, lui è in grado di continuare a lavorare. Thank you so much. This was the project in a nutshell. And otherwise you should read it. Yeah. Thank you. And I must say, we are so happy to have Mark here at the moment. You know, have to have him here, because after all these months of digital formats that we all got very tired of, we are very happy now to have this workshop here. And Mark is over the next weeks offering actual hands-on workshops that teach you how to make paper, ink, printing, and soap. And finally, we're getting our hands dirty again. Sono felici di poter sporcare finalmente le proprie mani dopo questo periodo digitale di cui non ne possiamo più, e infatti nei prossimi giorni Mark terrà nello spazio espositivo dei workshop dove insegnerà a creare tutte queste cose che ci ha fatto vedere, come ad esempio lettere, inchiostri, saponi e tutto il suo materiale di lavoro. Guido, do you want to switch back to the presentations? Do you see it? I assume yes, I don't hear anything. So I just do go through the last three images. So this is one of the prints that Mark has also exhibits here, which are his type and color experiments from this Nuovo Tipo off-print project. E questa è una delle stampe di Mark esposte, nella quale mostra appunto i colori e i caratteri da lui creati. See more of the space from here. And this is what I just mentioned, this really super workshops that now we are having here. The next one is tomorrow. And that Mark is really sharing all his findings and all his research and all his knowledge that he has gathered over the last couple of years. E queste immagini mostrano parti del workshop che si terranno già da domani, nel quale Mark condividerà le conoscenze apprese negli scorsi anni. And I finished with this, which is something, what would you do? Which is something we keep asking ourselves, that we keep asking our interns and other people. That means we are constantly reflecting on what aspects are there that kind of where graphic design can bridge into, what other areas are there that we can and want to investigate and people that we want to invite. E concludiamo con questa domanda, ovvero tu che cosa faresti? Ed è una domanda che si pongono spesso proprio per continuare a portare avanti questo progetto, quindi per trovare nuove idee da esporre, da mostrare. So two aspects, for example, that for me are very interesting, upcoming. The one is actually looking into non-Western
typography, and Arabic, other cultures. How do they kind of work within the context of a more maybe experimental graphic design? E una cosa che ad esempio a lei interesserebbe molto sarebbe studiare la tipografia ad esempio araba, per vedere loro come affronterebbero l'argomento appunto della grafica sperimentale. And also one aspect I want to kind of look into is really like the digital, kind of how can the digital and the analog kind of come together. I think there's something, a very interesting area that I want to explore here. Oppure un'altra cosa che le piacerebbe molto esplorare sarebbe l'unione tra digitale e analogico, cosa ne verrebbe fuori. So, maybe these are some things now. I think there are some questions and answers that maybe some of you might want to respond to. Thank you, Anja. Yeah, and then here is this. And sei stata molto generosa e ci hanno mostrato tantissime cose che fanno riflettere, interessanti. E abbiamo qualche domanda. Marco, tu hai una domanda? Cristina? Sì. Non so, allora, sicuramente complimenti ad Anja per il tuo modo di concepire in generale le relazioni e i progetti, nel senso che non sono divise, diventa un tutt'uno, la relazione con l'autore, l'artista, il designer e i suoi progetti. La tua libertà mentale è preziosissima, è fondamentale ed è il motore, da quello che abbiamo capito, di tutta la tua attività. E mi piace molto il tuo modo di selezionare anche invitare i designer. Oddio Sabina, ho parlato troppo velocemente. No, non c'è problema. She really likes about you, like your liberty and the way you express, and like also how you choose what to show in your space, from A to Z. E sicuramente tutti questi autori che lei invita hanno un filo conduttore, sono legati sicuramente dalla volontà di condividere e appunto la volontà di indagare, di sperimentare, e quindi questo è lei che sceglie, per cui secondo me è fantastica. Mm-hmm. And all these artists and authors are connected by the will to show and express in their own way. Allora, una domanda che ci pone Raffaello Borrelli e che ci ha scritto, che era venuta in mente anche a me ovviamente. Noi siamo molto curiosi, come trovi i finanziamenti? Cioè hai dei finanziamenti attraverso le istituzioni, attraverso i privati che finanziano lo spazio, oppure i designer, gli autori trovano loro i finanziamenti tutte le volte? And one question was how do you find the financing? Like, do the others do it, or like is it your job to do it? Yeah, it's always a good and always it's always a difficult question. So what we have here space-wise is, since we have the publishing house here that you saw, and just behind is our workspace, which is also for us important, that we are not a gallery, but we connect the working, the book designing, the publishing, and the exhibiting. They kind of go together. E il fatto è che la loro non è una mostra e basta, ma mette insieme vari aspetti del loro lavoro, come anche appunto la pubblicazione di libri, il loro design, e quindi non si tratta semplicemente della mostra, ma anche collegata ad altri lavori. So it means that A to Z is just a few extra square meters of space that we need to finance, and since we're here anyway working, we also don't need any gallery attendance, so that already helps. Quindi dalla A alla Z si tratta semplicemente di qualche metro in più nel loro spazio che hanno deciso di sfruttare a questo scopo.
And everything else, like we from A to Z, what we provide is like the space and the manpower and the communication and the documentation and the openings, etc. And then it's a lot that the designers bring. So Mark really managed here an incredible setup of things that he transported in impressively small car. He transported everything, his printing press, everything, and came here on his own, on his own contribution to this exhibition. So there is a lot of all of us giving in as much as we can to make it possible. E quindi si tratta solo del fatto che ci sono loro e l'artista, quindi è l'artista che porta tutto il suo lavoro alla mostra da solo e che collabora con con loro, quindi non ci sono persone esterne che si occupano della organizzazione. And, so far we haven't managed to get any public funding. And for me, the strength of A to Z is that it really fills a gap. It's between disciplines, it's between categories. But this makes it also very difficult to get, we don't fit in any category that would provide us with funding. But we are still trying. We'll manage one day. Dalla A alla Z non ha ancora ricevuto nessun finanziamento pubblico e questo comunque significa appunto che il lavoro che c'è dietro è dell'artista e loro, ma allo stesso tempo vuol dire che non rientra in nessuna categoria specifica. Grazie. Marco, tu hai una domanda? Yes. I can go in English directly, if possible, because I saw that many of the projects in Anja has a strong connection between the artist and designer performance and the relation that this performance can establish with the audience and the visual language. This is super interesting to me because in many cases when we talk critically about graphic design and visual design, in many cases we talk just about the form, the final results, and but you have much more the process exhibited there in your space, and this is super interesting to me. How it works for you and what you really feel to deliver to the public. Like you mentioned, process is very important, but there is also one thing that, I studied in England and later in the Netherlands, and they both have quite of a diverse and bit experimental approach to graphic design. And when I actually came to Berlin, I was a bit shocked that here the definition of graphic design was very narrow. Quando è arrivata qua in Germania comunque si è un po' scioccata dal fatto di come fosse rigida l'immagine del graphic design, questo perché avendo studiato in Inghilterra e avendo lavorato in Olanda l'idea del graphic design era molto più sperimentale, molto più libera. And it was for me always the graphic designers that inspired me were always the graphic designers who were a bit off limits. No, they were a bit more artistic, experimental. They were certainly none of the commercial or that was an area of graphic design that had never interested me. So it was these people, and I realized that these people never get shown. And there's such fantastic people thinking from graphic design, but in a very different personal, experimental, research-based work that I was really, that inspires me. So I thought, I want to show these people. E ciò che le persone che le ispirano maggiormente sono appunto quei graphic designer quasi off limits, che sono magari un po' più sul lato artistico e che quindi non vengono spesso mostrati come quelli un po' più commerciali. E quindi ciò che ha voluto fare lei attraverso questo spazio è proprio dare più spazio a quella parte del graphic design un po' più artistica, sperimentale.
Thank you. There is another question, Sabina, chiedono, nei progetti mostrati c'è una forte centralità del colore e anche della sperimentazione formale. C'è una linea, diciamo, nella selezione che lei fa dei progetti anche relativamente a questi aspetti, oppure no? Something that the project that you've shown us have in common is how they use the color, or like how they design them, and we wanted to know if there is like something that you look for when you select a project to show. There is certainly no formal aspects that are a continuous part of the selection at all. So it's more a frame of mind, a way of thinking, a way of investigating, a curiosity, an openness to kind of, you know, a bridging over an interest in other disciplines. It's more an attitude, I think, that might be, if you look at it, is probably there is a continuous thread, but it's nothing, certainly nothing visual or formal. It's more about the concept and the content of the investigation and the work. Ciò che le fa scegliere i lavori non è un criterio professionale su come è stato creato un prodotto, ma più che altro il processo che c'è dietro, quindi l'idea che trasmette e come la vuole trasmettere. And Anja, how many exhibitions do you show in 1 year? Well, usually we show about 6, but of course the last year now was very different. Of course, it should be 6, but then you know, sometimes we have suddenly a very interesting small project that then we slip in between because we just want to show it as well. But yeah, 5 or 6 exhibitions and talks. And for us, it's important that we also hold talks and workshops, and somehow that there's also a public and interactive format here as well. E di solito all'anno sono 6, ovviamente l'anno scorso è stato diverso, però in media diciamo 5-6 l'anno, e delle volte capita anche che ci siano dei progetti magari un po' più piccoli che si incastrino in questi un po' più grandi che vogliono assolutamente mostrare. E volevo aggiungere un'ultima cosa che non è tanto una domanda, ma è più che altro un'affermazione. Cioè, la cosa bellissima di Anja è quello che lei riesce non ad avere un filo conduttore dal punto di vista, diciamo, di stile, ma soprattutto il filo conduttore qui è nel contenuto. Il modo in cui lei sceglie è proprio una ricerca nei contenuti. È questo che fa di Anja qualcosa di molto particolare. Cioè, noi abbiamo visto, tra le cose che abbiamo visto c'erano delle cose o molto geometriche, o pittoriche, informali, cioè erano di tanti stili, no? E quindi questa cosa è veramente molto interessante, perché ci sono tante cose all'interno che sono comunque, il filo conduttore è appunto questo senso, il concetto che c'è dietro, e non uno stile, e questo trovo che sia fondamentale. Sabina, scusa. No, but it's okay. I understand Italian, so if you don't have to translate it for me, that's fine. Thank you, Cristina. It's really for me a very important point. It's also not only for A to Z, but this goes very much for my graphic design work as well. From the books, I don't know, maybe you got an impression that I showed at the beginning. They all are extremely different. I certainly don't have a style when I design. I very much have an approach. And this is also when I design books, I always like to think of, let's reinvent the book. Let's start from zero, as if there had never ever been a book made before, in order to really kind of come up with new solutions that are not ready-made. It's not like, oh, I always do it like that. My books always look like that. So I'm very actively
Il fatto di non basarsi sullo stile, ma quanto più appunto sul concept, sulla progettazione dietro, non è una cosa che avviene solo nella scelta di cosa esporre, ma anche proprio nel suo lavoro in quanto nella progettazione dei libri. Quindi quando deve progettare un libro non dà tanto importanza allo stile quanto più appunto al concept, al lavoro dietro. And also, you know, I think this is something how things stay interesting. I think otherwise I would get terribly bored if I had a style and something and I always had to do the same. And like this, it stays interesting. It stays really, there's something new to discover all the time. E dice che è questo che comunque crea interesse, il fatto che il lavoro cambi di volta in volta e non debba rimanere fedele a uno stile sempre uguale. E Ania, noi abbiamo molti studenti che fanno parte della nostra associazione e molti sentono l'esigenza di un contatto con l'analogico, con lo spazio fisico, con la collettività, col libro, con la carta, con gli inchiostri, con la tipografia, con letterpress. E c'è un consiglio, una suggestione che puoi dargli agli studenti? There are some students that would like to have more to use like the analogic way more, so like the paper and this kind of stuff more, and they want to know if you have something you can say to help them. Oh, absolutely. You know, honestly, get the book by Mark. This one here, this one. Because, I mean, this is exactly what Mark did. I mean, Mark comes from, his multicolor typography is a very digital work. He is a type designer, he's a font designer. I mean, he sits in front of the computer most of the time. And yet, he got interested in the materiality and how kind of developing ways how he can work analog. And he's doing it in his normal studio. No, doesn't have an industry or a big workspace. He's literally, his entire production for, I show it again, for printing, for ink making, and for paper making is here. So this is, you don't need more than that to literally make your own paper, maybe make your own ink and print. So that's really, some students should get together and build it and experiment with it. And Mark is very, very happy to share all his knowledge. And if anyone is in Berlin, then quickly check if there's still one of the workshop places available. E dice che di comprare il libro di Mark perché tratta proprio questo argomento, quindi Mark in primis è un graphic designer e di conseguenza sta spesso seduto davanti al computer a fare lavori in digitale, ma si è comunque incuriosito per la parte analogica di questo lavoro e quindi consiglia, se qualcuno per caso si trova a Berlino, comunque di controllare se c'è qualche posto libero per questo workshop perché riguarda proprio questo argomento qua. And Mark just added that he's very happy to come to Italy and do workshops there if you know, if someone is interested, he can do it there. Volentieri, lo organizziamo. Lo organizziamo volentieri. Sicuramente, sì. Abbiamo bisogno di scambi internazionali, soprattutto dopo la pandemia anche. Assolutamente. Ok, magari Marco, vediamo se eventualmente Ania si può creare una collaborazione con la libreria IAP. Yeah, definitely. Anja, I don't know if you ever take a look at the IAP website. But we have an online bookshop and we might guess your Mark book there selling from our online bookstore. Yeah, great. It could be much easier to make our audience familiar with that book. Yeah,
Great idea. Let's do that. Okay, so we can talk it. Super, perfect. È bello quando nascono le cose così spontaneamente. Exactly, that's what's been missing so much in the last months. Yeah. Ok, allora abbiamo, penso, sì, tutte le domande, forse qualcuna ancora avanza, ma è un'ora e mezza che siamo collegati, ancora splende il sole e quindi possiamo usufruirne ancora e gioirne. Io ringrazio Cristina, Marco, Sabina per il grande lavoro, Giovanna e soprattutto Anja per la generosità e il modo di essere presente, e anche Mark, quindi anche un grosso saluto a Mark, e ringrazio anche Loris Cometa in regia, ciao Mark, e Elisa Badessa e Manuel Dall'Olio per la comunicazione, e tutti quelli che hanno contribuito a questa rassegna, a questi 6 incontri. Ciao Mark. Hi. Thank you very much for having me. Thank you too. I'll put you in touch. Very good. Thank you so much. Quindi buona estate a tutti. Thank you very much. It's been a super pleasure. Grazie, veramente grazie. È stato un piacere. Grazie Anja, grazie mille. Thank you Anja, thank you very much. Very good, Anja. Thank you.